Ciao a tutti! Oggi siamo a Mantova, antica città di origine pre-romana. Questa è la nostra top 10 delle principali attrazioni. 10. Lungolago. Il Mincio è un emissario del lago di Garda, che bagna Mantova allargandosi e assumendo le sembianze di un lago, prima di tuffarsi nel Po a meridione. Questo è il Lungolago di Mezzo, un parco ben tenuto, ottimo per ammirare il placido panorama fluviale, da cui si scorge anche il Palazzo Ducale, in cui andremo tra poco. 9. Basilica di Sant'Andrea. Nel centro storico di Mantova è tappa immancabile la chiesa di Sant'Andrea, in piazza Mantegna. La basilica fu costruita a cavallo tra il XV e il XVI secolo. La facciata rinascimentale è opera di Leon Battista Alberti, mentre la cupola fu aggiunta nel Settecento. La struttura interna è a croce con un'unica navata e cappelle laterali. 8. Museo archeologico. Vale sicuramente la pena di visitare il Museo archeologico di Mantova, adiacente al Palazzo Ducale. Qui troverete alcuni reperti di origine romana e questi scheletri neolitici che si baciano. 7. Piazza delle Erbe, Palazzo della Ragione. Ecco Piazza delle Erbe, una delle principali piazze di Mantova. Infatti è da qui che veniva amministrata la città nel XIII secolo, prima che il centro di potere si spostasse a Palazzo Ducale. Questo è il Palazzo della Ragione, edificato attorno al 1250. 6. Torre con orologio astronomico. Dal Palazzo della Ragione è possibile accedere alla torre, che ospita anche un orologio astronomico. Questo è il meccanismo meccanico, restaurato nel 1989 seguendo lo schema originale ideato nel 1473 dal matematico e astrologo Bartolomeo Manfredi. Forse non sapete che gli orologi astronomici italiani sono concepiti diversamente da quelli che trovate in altri stati europei. Infatti, questo orologio mostra le ore da 1 a 24 e ha la particolarità che la prima ora è a destra, invece che in alto al centro. Inoltre mostra il segno della Luna, del Sole, i punti cardinali, le ore dei pianeti e l'orario locale. Salendo sulla torre possiamo poi godere di una splendida veduta del centro di Mantova. Questa è la Basilica di Sant'Andrea. Qui invece guardiamo verso Piazza Sordello e possiamo scorgere il tetto del Palazzo Ducale. 5. Rotonda di San Lorenzo. Adiacente al Palazzo della Ragione si trova la Rotonda di San Lorenzo. Costruita all'epoca di Matilde di Canossa, tra XI e XII secolo, la chiesa ha pianta circolare, con una navata contornata da 10 colonne. Purtroppo però rimane poco degli antichi affreschi in stile romanico lombardo e bizantino. 4. Tempio di Leon Battista Alberti. La chiesa di San Sebastiano è il primo edificio costruito a Mantova da Leon Battista Alberti per il committente Ludovico II Gonzaga attorno al 1460. Oggigiorno il tempio non è più consacrato ed è adibito monumento ai caduti per la patria. È inoltre possibile scendere giù ed esplorare la cripta, con tutte queste colonne. 3. Palazzo Te. Vi mostriamo ora alcune immagini di Palazzo Te, che meriterebbe un video a sé stante. Guardiamo ora gli esterni di questo palazzo in stile manierista, costruito tra il 1525 e il 1535. L'architetto Giulio Romano trasforma le preesistenti scuderie in questa sontuosa villa. Allievo di Raffaello, Giulio Romano fa proprio l'insegnamento del maestro nell'ambito architettonico. Ottiene ben presto il monopolio sulle imprese decorative e architettoniche presso la corte mantovana di Federico II Gonzaga. Ammiriamo ora alcune delle principali stanze.
senza pretesa di essere esaustivi. Eccoci nella camera di Amore e Psiche, ispirata all'omonima favola narrata da Apuleio. Psiche, fanciulla mortale dalla bellezza eguale alla dea Venere, diventa sposa di Amore Cupido, senza tuttavia sapere chi sia il marito, che le si presenta solo di notte al buio. Dopo aver scoperto la sua identità, è costretta, prima di poter ricongiungersi al suo dio consorte, a effettuare una serie di prove, prima di ottenere l'immortalità. La Camera dei Giganti narra invece la favola della caduta dei giganti, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, uno dei più importanti poeti della letteratura latina. Questa è forse la stanza più spettacolare del palazzo. Ci sentiamo infatti catapultati nel vivo degli eventi dipinti, in cui Giove scaglia fulmini contro gli sventurati giganti. La camera delle aquile era usata come camera da letto del principe e prende il nome dalle aquile che possiamo vedere agli angoli della stanza. Gli affreschi mostrano scene mitologiche classiche. La loggia di Davide si apre verso il cortile interno e i suoi affreschi narrano le storie di Davide, tra cui la celebre Davide e Golia. La Sala dei Cavalli trae il nome dai ritratti che qui vediamo, segno di alta considerazione dei Gonzaga per i loro destrieri. I cavalli spiccano su sfondi paesaggistici intervallati da nicchie o semicolonne. Notiamo, splendido, il soffitto a cassettoni in legno dorato su sfondo blu. La grotta, realizzata attorno al 1590, era un tempo piena di giochi d'acqua. Le decorazioni danno l'impressione di trovarsi in un ambiente sotterraneo acquatico, con tanto di conchiglie e madreperle. Concludiamo dicendo che non potete venire a Mantova e non visitare Palazzo Te, pur se situato fuori dal centro storico. 2. Piazza Sordello. Risalente al XIII secolo, è una delle piazze più belle di Mantova, da cui possiamo ammirare il Palazzo Ducale o Palazzo del Capitano, il Duomo, il Palazzo Acerbi e la Torre della Gabbia. Vi mostriamo qui immagini da prospettive diverse, infatti è una piazza lunga circa 100 metri. Questa piazza è anche un ottimo posto dove fermarsi per un aperitivo, una cioccolata calda d'inverno o un gelato d'estate. 1. Palazzo Ducale. Vi mostriamo i punti salienti di un palazzo che, come per Palazzo Te, meriterebbe un video a sé stante. Ci troviamo ora nella Sala dei Marchesi, spazio di rappresentanza a pianta pressoché quadrata. Sono esposte 4 tele rappresentanti i fasti gonzagheschi, dipinti da Tintoretto tra il 1578 e il 1579, che mostrano le imprese epiche, militari e politiche della famiglia Gonzaga. Questa è invece la Galleria della Mostra, che con i suoi 64 metri di lunghezza è una delle sale più suggestive del palazzo. L'attuale allestimento mostra una serie di busti di età romana. Passiamo poi alla Sala dell'Aquila, dove troviamo degli arazzi raffaelleschi. Questi furono infatti tessuti a Bruxelles sulla base di cartoni con i disegni di Raffaello Sanzio. Siamo nella Galleria dei Mesi, dove possiamo entusiasmarci per questi dipinti che mostrano allegorie sullo scorrere del tempo. Cosa ci fa questo coccodrillo appeso al soffitto? Siamo nella stanza delle Metamorfosi, dove sono ospitate le mirabilia dei Gonzaga. Dalla Sala delle Metamorfosi si accede al Giardino dei Semplici, cioè delle piante medicinali, ideato e realizzato nel 1603 dal botanico Zenobio Bocchi. Le piante medicinali erano alla base della farmacopea dell'epoca. Ora visitiamo la Sala dei Fiumi, un tempo adibito a refettorio. L'attuale aspetto è settecentesco, incluse le pitture e le grotte artificiali decorate da conchiglie e tessere vitree.
Per seguire un efficiente percorso di visita, vi consigliamo di partire da Palazzo Te, dove si trova anche un comodo parcheggio nei pressi dello stadio. Proseguendo verso il centro per via 24 Maggio, si arriva al Tempio di Leon Battista Alberti. Poi, proseguendo dritti fino in fondo, si arriva a Piazza Mantegna, dove c'è la Basilica di Sant'Andrea. A destra c'è subito Piazza delle Erbe con la torre e proseguendo dritti si arriva poi a Piazza Sordello, dove potete già vedere il Palazzo Ducale. Costeggiandolo sempre dritti si arriva al Lungolago. Speriamo con questo video di avervi dato un assaggio di Mantova. Non dimenticate di iscrivervi e alla prossima!